Lo penso e lo dico, questo è davvero superlativo. Pasta all'arrabbiata, traduzione in questa ricetta, risotto all'arrabbiata. Come verrà ve lo dico già subito perché l'ho fatto diverse volte, viene molto molto buono e anche molto molto semplice da fare. Cominciamo subito? Subito. Un pochino d'olio in una padella o in una casseruola, si accende il fuoco e si mette subito il riso a tostare. Sulla varietà del riso scegliete voi, nel senso bielone nano, carnaroli, in questo caso stiamo usando del carnaroli. E ora lo faccio tostare bene, considerate un paio di minuti. Nel frattempo cuocerò il riso con l'acqua, quindi l'acqua sta bollendo. Ci ho buttato i gambi del prezzemolo che gli darà un po' di profumo, ma non voglio brodo vegetale, non voglio brodo di nessun tipo, ci deve essere l'acqua, il sapore deve essere proprio quella della pasta all'arrabbiata. Allora, qui sta tostando, c'ho un paio di minuti e comincio a tagliare tutti gli ingredienti che servono. Aglio e lo affetto finemente. Diciamo che 3 spicchi dovrebbero essere sufficienti, penso proprio di sì. Ora, il riso è quasi pronto, ho ancora un po' di tempo e vado a tagliare i peperoncini. 1, 2, 3. Il quarto peperoncino lo tengo perché lo metterò proprio alla fine. Nel momento in cui vado a impiattare ci metterò questo qui. Tenete presente che il riso spenge un po' la potenza dei peperoncini, quindi magari aggiungete qualcosina. Qui è pronto e si comincia con la cottura. Non mettetene tanta di acqua perché grossa parte dei liquidi verranno aggiunti dal pomodoro, ovviamente. Aggiungo l'aglio, aggiungo il peperoncino. Già mi attira ora, pensate come sono malato di peperoncino e di aglio. Aggiungo il pomodoro. E aggiungo ancora un pochino di liquido di acqua. Una giratina di sale. Non troppo, cioè mettetelo proprio un pochino perché poi dopo si controllerà quando siamo alla fine cottura. Ora, tranquillamente facciamo andare avanti la cottura, aggiungiamo sempre dell'acqua quando il liquido si abbasserà e portiamolo verso la cottura. A dopo? Ci siamo, è bellissimo. Allora, assaggio. L'assaggio è assolutamente necessario per sentire se è giusto di sale. Allora, il sale manca, ma quello che non manca è la piccantezza. Mamma mia! Questo sì che è arrabbiato bene. Una bella gelata di sale. Spengo il fuoco. Ora lo lascio riposare per 1 minuto, il tempo che mi serve per tagliare il prezzemolo. Continua a sentire, wow! Questo sì che è arrabbiato. Questo sì che è arrabbiato. Allora, andiamo a tagliare il prezzemolo. Perfetto. Prezzemolo tagliato. L'avevo detto e lo faccio, extra peperoncino. Direi che questo è sufficiente. Si manteca il riso. Come lo manteco? Con un gocciolino d'olio, proprio un gocciolino d'olio, così, proprio non tanto, però un pochino sì. Oh, guardate che bellezza, guardate.
Cioè, quando si muove in questo modo il risotto è una meraviglia, guardate, che meraviglia. Poi chiamatelo all'onda, chiamatelo come vi pare, però questo qui è proprio una bellezza, una gran bellezza. È il momento di impiattare. Prezzemolo, peperoncino. Si assaggia, ma io so già come che l'ho già assaggiato, però diciamo per la scienza e non lo so, per cose future, l'assaggio. Piccante, piccante da morire, però è di un buono. Mhm. È fantastico, veramente. Lo penso e lo dico, questo è davvero superlativo. Alla prossima, buonissimo, fantastico.